Ciao a tutti ragazzi, ormai questo 2023 sta per volgere al termine e sono un po' dispiaciuto onestamente perché trovo che dal punto di vista videoludico sia stato un bell'anno. Ho provato dei bei titoli, li ho giocati, sono riuscito ad approfondirli e diciamo sì, sono parecchio soddisfatto da quello che è stato questo 2023. Però è effettivamente arrivato il momento di valutare cosa arriverà nel prossimo anno, nel 2024, e effettivamente capire che cosa probabilmente il prossimo anno ci ruberà il cuore. Diciamo che questo video lo voglio impostare come una sorta di recap di quello che c'è stato, di quello che ho affrontato, di quello che vi ho parlato nel 2023 e mi piacerebbe che magari commentaste voi quali sono i giochi che aspettate maggiormente nel 2024, cosa pensate dei giochi che ho messo in questo video. E insomma, diciamo che non escludo la possibilità di fare altri video in seguito a questo, anzi, in realtà li ho già pensati. Però diciamo che dai vostri commenti sapere quali sono le vostre impressioni. Insomma, diciamo che una bella discussione inerente ai giochi di quest'anno e ai giochi del futuro sarebbe molto interessante, mi aiuterebbe più o meno ad raddrizzare il tiro su cosa affrontare, su quali giochi prendere in considerazione. Entriamo nel vivo di questo video e il primo trailer che vi propongo è ancora un trailer riguardante Chrono Odyssey. Perché vi parlo ancora di Chrono Odyssey? Perché innanzitutto lo aspetto tantissimo e so che c'è abbastanza hype da parte della gente, cioè non sono solo io ad aspettarlo così tanto. Ma poi vabbè, della sua grafica abbiamo già parlato nel video precedente e questo video mi piace perché affronta più da vicino il discorso dei personaggi, è più incentrato su questo orologio che ci fa capire sostanzialmente che i vari protagonisti viaggiano avanti e indietro nel tempo, che tutte le vicende sono comunque legate tra di loro e dà da capire che c'è sotto molto probabilmente una grossa matassa da sbrogliare dal punto di vista narrativo e con tutti questi passi avanti e indietro nel tempo i protagonisti della nostra storia riusciranno quindi a sbrogliare questa matassa e a districare appunto tutti questi misteri all'interno di Chrono Odyssey. Vedendo questo trailer, parlando di Chrono Odyssey e sentendo anche i commenti che mi sono arrivati sugli altri social, mi faccio delle domande su questo gioco. Ovvero, questa storia, questo MMORPG ci darà comunque anche la possibilità di affrontarlo magari avendo una buona esperienza anche da single player? Avremo una customizzazione dei nostri personaggi? Chrono Odyssey è comunque sia un open world, quindi mi chiedo effettivamente questa storia, questa narrazione che penso, spero che sia molto importante, come vada alla fine ad integrarsi all'interno di questo open world che tutte le premesse danno da pensare sia anche parecchio vasto. Insomma, ragazzi, è sicuramente un gioco dalle aspettative molto alte. Tutte noi abbiamo delle aspettative molto alte per quanto riguarda Chrono Odyssey e spero effettivamente che queste aspettative siano ripagate, che sia un gioco che nel corso del 2024, innanzitutto e soprattutto nei primi mesi, arrivi e ci dia la possibilità di giocare e soprattutto che sia un gioco che effettivamente continui a far parlare fortemente di sé anche in futuro, perché questo significa che veramente ci hanno dato il gioco che noi tutti stiamo aspettando. Abbiamo appena parlato di grafica spettacolare per Chrono Odyssey. Si continua a vociferare di questo passaggio alla next gen per gli MMORPG che tutti effettivamente aspettiamo. Tutti continuiamo a vedere questi segnali, ma effettivamente non ci siamo ancora arrivati, non abbiamo ancora messo mano su questi titoloni. E un altro titolone che fa parlare da questo punto di vista è sicuramente Crimson Desert. Però c'è un problema. Che fine ha fatto Crimson Desert? Perché dopo tutto il clamore che c'è stato per il suo trailer qualche mese fa, purtroppo ad oggi non abbiamo notizie precise o perlomeno neanche campate in aria su quella che può essere una sua possibile release, su quello che possa essere una closed beta, dei test. Purtroppo al momento di Crimson Desert non sappiamo nulla. Io lo butto qui tra i titoli del 2024, non tanto perché sono speranzoso per la sua uscita, ma almeno vorrei sapere qualche notizia in più perché è un titolo per cui cioè, le aspettative sono molto alte anche per questo. È arrivato ora il momento del mio tanto amato Tarisland. Ho giocato la sua closed beta
e devo dire che effettivamente quando la cosiddetta beta è finita mi è dispiaciuto parecchio. Ho sentito come se mi mancasse qualcosa. È un gioco che praticamente era pronto, cioè era pronto per essere giocato. Peccato che nei primi giorni di closed beta abbia vissuto questo dramma del pay to win. Peccato sì, però effettivamente è stato anche giusto, è stato probabilmente un bene che questo discorso sia uscito, nonostante dal mio punto di vista sia stata un attimino ingigantita la cosa, però diciamo che se questo argomento non fosse saltato fuori, il team di sviluppo non avrebbe preso provvedimenti e probabilmente ci saremmo ritrovati ad avere a disposizione un gioco che non rientra nei nostri canoni. Diciamo che vabbè, cioè si sa, a livello europeo i giochi pay to win non piacciono. Nella situazione in cui era, molto probabilmente non sarebbe stato digerito da gran parte del pubblico. Qualche giorno fa hanno appunto fatto degli annunci che danno ben da sperare che questo discorso verrà definitivamente risolto, assieme ad altri miglioramenti dal punto di vista tecnico che ci daranno comunque sia la possibilità di customizzare maggiormente i nostri personaggi. Infatti hanno eliminato il gender lock che c'era, ovvero cioè potremmo giocare le classi dei personaggi in entrambi i sessi. Ci saranno comunque delle modifiche rispetto a quelle che sono state le professioni per craftare gear, per ottenere appunto gli equipaggiamenti che rendono forti i personaggi e comunque sia tutti miglioramenti volti al fatto di farci rendere il gioco maggiormente apprezzabile, darci un'esperienza di gioco paritaria per tutti i player. Sono contento appunto che questo discorso sia saltato fuori perché ritengo che il gioco sia molto valido. Infatti la grande varietà di classi, la grande varietà di dungeon lo rendono secondo me un gioco molto vivo e soprattutto un gioco che può essere longevo e soprattutto di uno stile grafico, a differenza di quanto abbiamo detto finora, next gen, grafica spettacolare, che per l'amor del cielo, cioè la grafica di Tarisland io la trovo bellissima, è studiata molto bene, fatta molto bene ed è comunque quella tipologia di grafica che ci dà modo di staccare il gioco dalla realtà, di mantenere appunto questo distacco tra la realtà e il fantasy del gioco che io devo dire apprezzo particolarmente e infatti risulta essere da tempo il gioco che attendo maggiormente. Spero che ci diano anche in questo caso delle notizie rassicuranti sulla sua uscita in tempi abbastanza brevi. Spero soprattutto che facciano un ottimo lavoro e che anche questo sia un titolo che nel momento in cui potremo giocarci sia molto discusso e soprattutto ci faccia divertire parecchio. Prossimo all'uscita in questo caso, e stiamo parlando esattamente del 30 gennaio 2024, come lo vediamo riportato all'interno della scheda su Steam, quindi direi una fonte attendibile, è The Queenfall. The Queenfall è un MMORPG in stile medievale, come sostanzialmente tutti i giochi che prediligo, che mi piace giocare, e promette di regalarci un open world gigantesco. Addirittura su Steam troviamo segnati 2016 km quadrati di mappa all'interno della sua descrizione. Quindi un open world veramente gigantesco in cui possiamo veramente perderci a esplorare infinito tempo e soprattutto un mondo molto molto realistico, un mondo caratterizzato da infiniti particolari e diciamo non solo il mondo di per sé, non solo le ambientazioni che vedremo, ma anche la character creation che ci viene proposta, che sarà molto dettagliata e ci permetterà di creare dei personaggi in tutto per tutto realistici e andando anche a modificare ogni piccolo particolare, addirittura dicono le vene, vabbè, i tatuaggi, quello ormai lo si fa in molti giochi. E insomma, entrare nella personalizzazione del nostro personaggio proprio nei minimi particolari per renderlo il più realistico possibile e avere effettivamente il personaggio come noi lo vogliamo giocare, proprio come lo sentiamo nostro in tutto e per tutto. Ritornando brevemente alle ambientazioni, il mondo seguirà comunque l'andamento giorno e notte, ci sarà il susseguirsi delle quattro stagioni con i rispettivi eventi climatici. Insomma, diciamo che ci troveremo immersi in un mondo molto molto realistico e tutto da esplorare, tutto da vivere. Tant'è che addirittura avremo la possibilità di crearci anche una nostra casa, oppure effettivamente di vivere dei ruoli all'interno della società interna del gioco. Quindi tra le varie professioni
versioni potremmo decidere di fare il locandiere e avere quindi in gestione la nostra propria locanda, oppure andare a avere all'interno della locanda di un nostro amico che ha deciso anche lui di intraprendere questa scelta all'interno del gioco e di fare il locandiere. Nel momento in cui non vorrete più esplorare il mondo, sarete stanchi di andare ad ammazzare in giro mostri per il Medioevo, potrete semplicemente anche sedervi all'interno di una locanda e giocare una partita al gioco di carte che è stato realizzato all'interno del mondo di The Queenful. Insomma, ragazzi, un MMORPG con caratteristiche molto interessanti, che tra l'altro la sua uscita sembra essere alle porte, e quindi effettivamente un altro titolo che non vedo l'ora di provare, e appena esce questo sicuramente lo scarico e inizio a giocarci subito. Ultimo, ma solo per quanto riguarda questo video, Core Punk. Ho partecipato anche al suo alpha test e l'unica cosa che mi dispiace effettivamente è il fatto di averlo vissuto con una mappa limitata, perché all'interno di questo test ci hanno dato una zona di gioco parecchio limitata e non ci ha dato comunque modo di valutare al meglio tutte le sue potenzialità. È uno stile di gioco che a me piace perché richiede ragionamento, richiede un po' di dedizione al gioco, che secondo me non è male, richiede di essere vissuto, di essere esplorato, di scoprire ogni suo lato, ogni suo angolo. Diciamo che se all'interno del test ci avessero dato una mappa un pochino più grande, ci avessero fatto provare qualcosina in più, molto probabilmente il giudizio generale sarebbe stato migliore. Il mio giudizio personale è comunque positivo, infatti è un gioco che aspetto e di cui attendo fortemente altri test, altre notizie di altri sviluppi all'interno del gioco. Vorrei vedere appunto all'interno dei prossimi test delle aree più grandi, poter comunque provare qualche modalità in più, di poter vivere il gioco pieno e magari, perché no, magari anche di poter finalmente giocare alla versione definitiva, avere effettivamente questo gioco per le mani e capire fino a che punto possiamo spingere i nostri personaggi, le nostre classi, e magari anche effettivamente capire quanto possiamo interagire assieme agli altri player presenti all'interno del gioco.